Se dovessi pensare al mio lavoro, più che 3 aggettivi, forse 3 parole: limite, quindi la ricerca del limite nei materiali per capire come lavorano a livello strutturale. Gesto, quindi la gestualità che sta all'origine di un progetto e attorno alla quale poi l'intero progetto viene sviluppato. E archetipo, la possibilità di partire da un archetipo e di creare una piccola alterazione intorno a una tipologia archetipa è qualcosa che mi interessa sempre molto, piuttosto che ricercare forme estremamente disegnate. Non è stile forse la parola che mi interessa di più, sono più interessato al progetto finale, alla forma, come risultato di una ricerca costruttiva, architettonica o strutturale sull'oggetto. Quindi, sicuramente ci sono dei criteri che stanno alla base di ogni mio lavoro, che si tratti di un oggetto di arredo piuttosto che di una superficie di rivestimento, e tra questi c'è ad esempio, una naturale inclinazione verso il limite del materiale e la sua fragilità, piuttosto che la ricerca costante di un singolo gesto che rappresenti il dettaglio attorno al quale poi l'intero progetto viene sviluppato. Quindi credo che questi siano dei criteri che hanno più a che fare con la costruzione di un oggetto, e la forma è il risultato della struttura, piuttosto che un concetto preesistente o definito a monte. Sicuramente ci sono diverse figure che mi ispirano. Per lo più guardo all'ambito dell'architettura da un lato e della scultura dall'altro. Piuttosto che i progetti finiti, sono interessato a capire i criteri che ne stanno alla base. Quindi ad esempio una figura come Peter Zumthor, nella sua ossessiva coerenza, diciamo, è una figura che mi interessa molto più che da un punto di vista progettuale, da un punto di vista di approccio. Poi ci sono figure in grado di sviluppare una visione totale, come per esempio Donald Judd, tra la scultura e l'architettura, quindi mi interessa sempre molto chi è riuscito nella propria carriera a dare forma a una visione del mondo, a plasmare la materia in maniera molto intima e sempre con grandissima coerenza in un percorso estremamente ampio. Sostenibilità oggi non significa soltanto lavorare sulle tecnologie che permettono, di rendere un prodotto più sostenibile, ma significa, a mio parere, produrre di meno e meglio. Quindi è un discorso di sottrazione piuttosto che di, produzione, ed è un discorso, di consapevolezza, direi, nella ragione che sta dietro alla realizzazione di un determinato oggetto, progetto, che sia un oggetto di arredo o un qualunque altro oggetto che fa parte del vastissimo ambito del design. Credo che oggi, non si possa prescindere dall'uso del computer, come di ogni tecnologia, e credo che l'uso, della tecnologia vari e sia molto soggettivo a seconda, di come il progetto viene concepito. Io personalmente non utilizzo il computer se non nella fase, finale di progettazione. Lavorando molto manualmente, il progetto è spesso frutto di un'intuizione che attraverso l'uso del computer probabilmente non avrebbe modo di esistere, e di conseguenza io utilizzo la tecnologia soltanto in una fase finale in cui è necessario veicolare il progetto a chi poi lo deve realizzare, nei casi in cui non sia io stesso a realizzare un oggetto. Mi viene in mente uno sgabello che mi è stato regalato durante un viaggio in Taiwan, che incarna la forma archetipa della seduta e nella sua semplicità ha una naturale armonia di proporzioni non voluta, che per me rappresenta la base di progetto grazie alla sua semplicità e alla sua purezza. Non immagino carriere molto alternative a quella del designer. Probabilmente l'architettura è un ambito che mi ispira, e quindi avessi potuto decidere, forse l'architetto sarebbe stato la professione che più mi avrebbe appassionato.